Alle porte c'è Inter-Roma, la partita più importante dell'anno di fatto per l'Inter, arrivati a questo punto. E ci avviciniamo a questa partita in un clima molto particolare, perché è stata una sosta per le nazionali terribile per gran parte degli interisti. Si è fatto male anche Bissek in queste ore, salterà la partita con la Roma e anche quella col Como. E all'assenza di Bissek bisogna aggiungere anche quella di Carlos Augusto, che è squalificato per questa partita, andando a creare quindi dei problemi per Christian Chivu, che tra le altre cose deve anche gestire il gruppo degli italiani più Piotr Zelinski che hanno fallito la qualificazione al mondiale, e dunque c'è anche una componente mentale di umore da tener d'occhio, l'umore di una squadra che prima della sosta non ha vinto nessuna delle ultime 4 partite, e ne parliamo allora in questo contenuto di oggi, in cui posso anticiparvi, signori, attenzione, possiamo svelarvi oggi che cosa c'è scritto davvero nel famoso documento da 900 pagine di Roberto Baggio con cui bisogna salvare il calcio, documento che nessuno ha mai veramente letto e che contiene però anche la soluzione per risolvere l'enorme caso Bastoni, un caso che in queste ore diventa sempre più grosso e sempre più al centro di un attacco mediatico veramente senza precedenti, secondo me. Allora, ben ritrovati, amiche e amici interisti, in questo nuovo contenuto. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a far crescere il nostro canale. Vi ricordo il club di Passione Inter qui in alto. In queste ore il club è non caldo, di più. E allora vi aspetto nella nostra grande community. Perché ho parlato di attacco mediatico senza precedenti, riferendomi a Bastoni, e perché credo che ci sia un attacco mediatico senza precedenti? Perché, allora, quello che è stato detto, scritto e fatto su Bastoni dopo il caso Kalulu, lo sapete, lo avete visto tutti, non c'è bisogno che stia io qui a riportarvi tutto quanto di nuovo. Dopodiché è iniziata a crescere sempre di più l'onda Barcellona, soprattutto in corrispondenza anche dell'eliminazione dell'Italia dal mondiale dopo la disfatta di Zenica in Bosnia. In Spagna ogni giorno i quotidiani locali riportano novità sul Barcellona interessato a Bastoni. Poi è arrivato anche Sky versione tedesca, edizione tedesca, e quindi ovviamente in Italia giorno dopo giorno la cosa si fa sempre più grossa. E in particolare nelle ultimissime ore che mi hanno spinto poi a parlare di questa cosa nel contenuto di oggi, mi hanno colpito molto 2 articoli della Gazzetta dello Sport. Il primo è quello in cui, parlando delle dimissioni del CT Gattuso, sono state disegnate 2 formazioni dell'Italia del prossimo futuro con i 2 possibili commissari tecnici. Il primo è Roberto Mancini, che dovrebbe ripartire da questa formazione con Donnarumma in porta, Palestra, Scalvini, Bongiorno, Calafiori, Tonali, Locatelli, Fagioli a centrocampo con Vergara, Esposito e Ken davanti. Questa è la nuova Italia, la potenziale nuova Italia con Roberto Mancini, dovesse diventare lui il CT. Con Antonio Conte, invece, l'altro candidato secondo la Gazzetta, l'Italia potrebbe diventare questa: Donnarumma tra i pali, Gatti, Scalvini, Calafiori in difesa, con Palestra, Tonali, Barella e Di Marco a centrocampo, Pisilli e Moise Kean a supporto di Pio Esposito. Ecco, non so se avete notato che in queste 2 formazioni dell'Italia ipotizzate dalla Gazzetta dello Sport è sparito, è scomparso Alessandro Bastoni, quindi il difensore più forte degli italiani, comunque il giocatore che gioca in difesa, perché poi mi hanno detto non si può parlare di difensore, un giocatore che ha delle carenze dal punto di vista difensivo. Ok, non chiamiamolo magari difensore puro, non è un difensore vecchio stampo Bastoni, ma è il giocatore più in vista della retroguardia dell'Italia assolutamente, è improvvisamente sparito da ogni idea di Italia del futuro. Un difensore di 27 anni è già sparito dalla nazionale dei prossimi mesi sostanzialmente. Il secondo articolo che mi ha incuriosito molto è questo, che abbiamo commentato anche nel club di Passione Inter. A un certo punto, parlando di Bastoni, si dice: se Bastoni veniva fischiato in tutti gli stadi per la simulazione di San Valentino, cosa succederà adesso che verrà additato come il primo responsabile del disastro nazionale? Si chiede il giornalista o la giornalista della Gazzetta dello Sport. Ma chi è che sta additando Bastoni come primo responsabile del disastro nazionale? Cioè, il primo responsabile del disastro della nazionale che per la terza edizione di fila non va al mondiale, quindi è Bastoni?
E chi, e chi cavolo è Bastoni? Moggi 2 La Vendetta? Che cavolo è? Cioè, che potere ha Bastoni sul calcio italiano per poter essere additato come il primo responsabile del disastro nazionale? Sei tu, giornalista, che hai scritto questo pezzo, che stai andando a dare in pasto a milioni di anti-interisti questo sentimento anti-Bastoni, anti-interisti che non vedono l'ora di avere una sponda autorevole su cui poter costruire ancora di più questa macchina del fango. Tant'è che poi l'articolo si conclude anche in un altro modo che mi ha fatto sorridere. Non è un mistero che il Barcellona sia interessato, che il Barcellona interessi a lui, e ok, il flirt è in corso, ma non ha ancora prodotto la proposta che accontenti l'Inter. Si parla di cifre fuori mercato, cioè la proposta che accontenti l'Inter, secondo la Gazzetta, sono cifre fuori mercato, tra i 70 e gli 80 milioni, ma la verità è che dai 40-45 più bonus in più si può trattare. Cioè, si può trattare nel senso che il Barcellona ci dice 40-45 milioni, l'Inter gli dice no grazie, ne vogliamo 80. In questo modo qua si può trattare, perché chi dice che è una cifra fuori mercato? Perché 75-80 milioni di euro dovrebbe essere una cifra fuori mercato per Bastoni? In un mercato in cui Malik Ciao parte per 40 milioni, in un mercato in cui la Gazzetta dello Sport qualche anno fa scriveva che Rugani dalla Juve se ne andava per non meno di 40-45 milioni. Poi vorrei vedere se sono mai arrivate offerte così davvero per Rugani. Negli stessi giorni in cui sento dire che Bremer può portare nelle casse della Juventus 60 milioni. Ecco, in questi giorni qua 70-80 milioni per Bastoni sono cifre fuori mercato? Io sono quindi 40-45 milioni invece si può trattare per Bastoni. Anche Luigi Garlando, che è un giornalista che io seguo con grandissimo interesse e ritengo molto interessante, lo ascoltavo, lo abbiamo pubblicato anche sulla nostra pagina Facebook di Passione Inter. L'Inter è da rifondare e venderei i bastoni. Sul fatto che dice vendere i bastoni, qui è un'opinione e ha anche una sua logica, perché uno potrebbe dire, vabbè, da un difensore incasso una vagonata di soldi, cambio modulo, cambio tipologia di Inter per andare incontro ad una nuova era e reinvesto in altri reparti. Su questa cosa ha una sua opinione ed è più che ecco, plausibile e la accetto, ma non capisco perché si debba parlare in questi toni dell'Inter come squadra da rifondare. Perché bisogna rifondare questa squadra, questa Inter, mi chiedo. Casomai è una squadra che va ristrutturata, che va un po' ammodernata, che va rinforzata soprattutto. Ecco, questo sì, una squadra che va rinforzata. Perché va rifondata con una squadra che comunque resta al top in Italia costantemente da 6 anni a questa parte? Non allora le altre che dovrebbero fare, verrebbe da dire. Ma noi pensiamo a noi, pensiamo all'Inter dove c'è una spinta forte a livello mediatico per mandare Bastoni fuori, evidentemente. Stanno cercando a livello mediatico di dire che Bastoni deve andarsene e un conto è che lo dica Beppe Bergomi, che secondo me è uno, ripeto, dei commentatori più interessanti in Italia, e il modo in cui lo dice Bergomi è un modo anche più interessato alla persona Alessandro Bastoni, molto più vicino al calciatore, e poi lo ha anche argomentato. Ma un conto è adesso sentire tutti cominciare questa narrazione del Bastoni che fuori dalla nazionale, il blocco Inter ci ha fatto perdere, Bastoni non è vero che vale così tanto, è meglio per lui che se ne vada al Barcellona. E c'è un po' di differenza. E io ribadisco qua la cosa che ho detto settimane fa, ma non soltanto. C'è la mano della gente, evidentemente, la gente di Bastoni che sta spingendo per portar via Bastoni dall'Inter. Per cui, anzi, torno anche un po' indietro, per chi ci segue da più tempo, chi c'era in chat? Magari scrivetemelo nei commenti se c'eravate già nel 2022 e nel 2023, quando ne avevamo parlato spesso del fatto che a me la comunicazione dell'agenzia che segue Bastoni non piacesse molto, un'agenzia che era molto aperta al dialogo con gli altri club, per carità fanno il loro lavoro, io però da diciamo giornalista e tifoso dell'Inter mi interessa di più il bene dell'Inter che il bene delle tasche degli agenti e dei calciatori, no? E allora per me il bene dell'Inter era la permanenza di Bastoni, che ha un agente che invece anche mediaticamente spingeva molto forte per far sentire il fiato sul collo dell'Inter e cercare di portarlo via dall'Inter. Poi col giocatore che invece voleva rimanere siamo arrivati al rinnovo, di fatto un rinnovo all'anno, più volte si sono rincontrati per rinnovare il contratto. Adesso siamo nella fase in cui le trattative vanno fatte per un contratto che scade nel 2028, quindi ciò significa che Bastoni ha 27 anni, tra 2 anni il contratto scade, questo è il momento in cui Bastoni quest'anno deve firmare il contratto più importante della sua carriera, quello in cui diciamo la sua carriera arriva al picco e quindi deve massimizzare anche a livello contrattuale. E allora
rieccoci qua come 4-5 anni fa, di nuovo al 3-4 anni fa, non 5, questo giochino mediatico, ecco, con la differenza che questa volta sì, il Barcellona è una cosa un po' diversa, il Barcellona è un club che può mettere sul piatto un appeal superiore al Tottenham, uno stile di gioco anche molto adatto a bastoni, una visibilità gigante. Il Barcellona è una società che può attrarre bastoni. Bisogna fare i conti con l'Inter e qui mi sembra che si stia sempre sottovalutando un po' il fare i conti con l'Inter. Io ricordo sempre che un'Inter disastrata nei conti ricevette una prima offerta per Lukaku dal Chelsea attorno ai 60 milioni di euro e siamo arrivati a venderlo a 113 ed era un Inter in netta difficoltà. L'amico Raffaele Amato, che saluto, giustamente oggi ricordava anche con Lautaro, successe una cosa simile a quella che sta succedendo oggi con Bastoni. Lautaro era anche disposto ad andare al Barcellona anni fa quando ci proponevano 20 milioni, 3 noccioline, una bici col cambio Shimano e Junior Firpo, se vi ricordate, proponevano tutte queste cose qua, anche lì c'erano un po' gli agenti, eccetera, eccetera. L'Inter ha sempre chiesto la sua cifra enorme, sopra i 100 milioni di euro, il Barcellona non ha mai potuto mettere sul piatto una cifra lontanamente vicina e Lautaro Martinez al Barcellona non c'è andato. L'Inter che ha venduto Onana per 55 milioni, perché dovrebbe vendere oggi una colonna come Bastoni per 45 o addirittura per 40 più bonus? Ecco, quindi gli agenti, se vogliono portar via Bastoni dall'Inter, ecco che portino un'offerta seria, in linea col vero valore di questo calciatore, anche perché si è andata a strappare un ingaggio da 7-8 milioni di euro per quella regola sempre del valore del calciatore rapportato anche all'ingaggio, bisogna portare una cifra in linea con questa valutazione qua, altrimenti sono solo dei mezzucci adesso con la sponda anche dei media che stanno soffiando su questo caso senza precedenti. E qui allora arriviamo finalmente anche al documento di Roberto Baggio, questo librone sparito di cui nessuno parla, un documento che sentendo un po' l'aria che tira, è l'unica cosa che può davvero salvare il calcio italiano e spegnere tutti questi incendi che ci sono in questo momento. Qual è allora questa verità rivoluzionaria contenuta nello studio, nel documento di 900 pagine di Roberto Baggio? Ecco, la verità risolutoria, finale, la sentenza definitiva sta a pagina 899, proprio prima dei saluti, dove al termine di una lunga analisi c'è una sintesi che è quella che un po' tutti i grandi pensatori del calcio italiano hanno in mente oggi, e cioè affidiamo il controllo di tutto alla Juventus e ai suoi uomini. Punto. Fine. Questo è il modo per salvare il calcio italiano. Per spegnere il caso Bastoni non c'è bisogno che Bastoni vada al Barcellona, che si scusi, che faccia chissà quale cosa, che salvi dei bambini da un orfanotrofio in fiamme. Non deve fare niente di tutto questo. Basta mandarlo alla Juventus, come ci stava tra l'altro Baggio ai tempi del rigore USA degli Stati Uniti 94, ecco, del mondiale USA 94. Oppure per tornare a trionfare con la nazionale, ristabiliamo tutto quello che era il sistema che ci ha portato fino al 2006, quindi mercato interno controllato, le sim svizzere, le influenze politiche, mediatiche, arbitrali, tutto quello di cui oggi tanti sono anche nostalgici a quanto pare. Questa è la soluzione quindi per tornare a quella vittoria, perché se ancora oggi tocca sentire le analisi dell'Italia distrutta, delle analisi sull'Italia che fallisce perché c'è il blocco Inter che ha portato alla disfatta, quanti giornali, media, influencer, giornalisti e presunti tali avete sentito parlare del blocco Inter e del flop del blocco Inter? Ecco, chi parla di questo evidentemente, implicitamente vuol dire che quando c'era il blocco Juve si stava meglio, la benzina costava meno e tutti eravamo più felici con le chiavi sulla porta ancora. Ignorando ovviamente il 2014 e il 2018 in cui il blocco Juve mi sembra che ci fosse, e ignorando soprattutto che il 2006 non è stata la fine del calcio italiano perché col 2006 e con quelle sentenze si è rotto qualcosa. Il 2006 è stato semplicemente il canto del cigno, l'ultimo battito, ecco così, di ali di un sistema che proprio per quello che c'era stato fino a lì, fino ad allora, è stato distrutto e mangiato dall'interno e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. E allora, al di là della battuta, non si offenderà, immagino, Roberto Baggio, che non sto ironizzando, cioè ci sto ironizzando sopra, ma non per prendere in giro Roberto Baggio, che anzi sicuramente avrà fatto un grande lavoro, avendo coinvolto anche tanti professionisti esemplari e tante voci importanti. Quindi sicuramente ha fatto un lavoro molto serio e sarei estremamente interessato a leggerne davvero il contenuto. Però, al di là di questo, mi piaceva fare la battuta perché adesso tutti stanno chiedendo a gran voce questa cosa di Baggio, quando poi una cosa diventa
diventa un po' virale, ne parlano tutti e ci ho voluto giocare un pochino su. Però ragazzi, il clima è veramente rovente in questo momento e l'unica cosa che possiamo fare è che noi interisti possiamo unirci ancora di più in questa cosa, ricordandoci che noi delle vittorie importanti le abbiamo ottenute proprio con questo noi contro tutti, magari anche applaudendo ancora di più in faccia a tutti quanti i bastoni adesso quando scendere in campo, a partire dalla gara contro Roma che sarà una partita importantissima e poi ovviamente vincendo. Solo vincendo possiamo mettere un po' a tacere tutti e possiamo farli star lì al bar seduti a rimpiangere i bei tempi andati del pre 2006 che invece fortunatamente ci siamo messi alle spalle, anche se ci tocca pagarne le conseguenze a livello calcistico di nazionale, almeno in questo momento. Fatemi sapere che ne pensate, ragazzi. Leggerò i vostri commenti in diretta alle 19:30 stasera, per cui vi aspetto, mentre il club è sempre aperto, quindi il link qua da scanalizzare per entrare nel nostro gruppo. In descrizione trovate un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.